Ho sprecato la mia infanzia? Sono nato a Peschiera del Garda, in provincia di Verona, quindi nord Italia, nel 1997, il 26 marzo. Ho un fratello e i miei genitori sono uno italiano, mio padre è italiano di Verona, mia madre invece è bosniaca, è scappata dalla guerra e è venuta qua, ha conosciuto mio padre, siamo nati io e mio fratello. Ho avuto un'infanzia abbastanza felice fino praticamente alle medie, quindi in realtà le elementari era un periodo bellissimo, anzi me lo ricordo, era il periodo delle carte, le carte da gioco, si scambiavano le carte dei Pokémon, si giocava, ho giocato tantissimo tempo fuori, ma poi è iniziato il momento dei cambiamenti. È arrivato il periodo delle medie, un momento un po' tragico per tutti, nella parte, diciamo, della vita di tutti, e per me lo è stato perché io avevo fatto tanta amicizia con tutti quelli delle elementari, avevo proprio amici tantissimo creati alle elementari e quelle persone sono andate tutte in una classe alle medie, io sono stato spostato da solo in un'altra classe in cui non c'entravo niente. Da lì è iniziata un po' la timidezza, poi la crescita, ero molto alto, ho iniziato anche il nuoto, a fare nuoto a livello agonistico. Lo facevo già da un po' perché mio fratello faceva nuoto, solo che dalle medie in poi è iniziato ad essere proprio uno sport agonistico, quindi gli allenamenti iniziavano a essere tanti, iniziavano a essere 5-6 allenamenti a settimana e ogni volta la gara la domenica. Ho iniziato quindi a vestirmi in modo di cercare di fit in modo di cercare di non apparire troppo diverso dagli altri. È il momento in cui arrivano i bulli, il momento in cui iniziano tante cose, i ragazzi, le persone iniziano a giudicarti, iniziano i primi ormoni, quindi tanti problemi fino ad arrivare al liceo. Io comunque continuavo a fare nuoto, quindi questa cosa ricorrente dello sport nella mia vita è continuata. Ha continuato ad esserci il nuoto tutti i singoli giorni. È arrivato un punto in cui facevo 6 allenamenti a settimana, la domenica la gara, come vi dicevo, e quindi io al liceo lo facevo, ho scelto un liceo vicino a dove mi allenavo, alle piscine di Villafranca di Verona, e quindi io cosa facevo? Finivo a scuola verso mezzogiorno, l'una, alle 2, e alle 2:30 iniziava a nuoto. Durava 2 ore circa, poi conta mezz'ora di doccia, eccetera eccetera, quindi 5:30 e tornavo a casa che erano praticamente le 6. 5:30, 6. Quindi alle 6 che cosa fai? Hai una fame della mariosca e quindi mangio fino alle 7:30 in cui c'è la cena e poi distrutto perché comunque consumavo tantissime calorie. L'unica cosa positiva è che potevo mangiare tanto e quindi facevo al volo qualche compito, a volte neanche lo facevo e i professori in realtà quando iniziavano a darmi le prime note dopo un po' si accorgevano che non lo facevo apposta, semplicemente non avevo tempo e non avevo voglia, ma tanto stavo attento in classe e quindi ero un po', diciamo, ero un po' lasciato stare a scuola e quindi non facevo a volte neanche i compiti, semplicemente mi sfogavo un po' e andavo a letto. La scuola è stato un po' un momento di passaggio. Ero l'unico maschio tra tutte femmine. Ho fatto il liceo linguistico e quindi diciamo che sono letteralmente cresciuto praticamente tra quelle donne, tra le ragazze. E all'inizio è stato un po' complesso, i primi 2 o 3 anni è stato veramente difficile perché avevo questo contrasto tra il nuoto, in cui era quasi un momento militare, tanti uomini e disciplina, e poi il contrasto con il momento femminile invece a scuola. Quindi tutte donne che ovviamente essendo l'unico maschio anche ti giudicavano. E adesso a me non cambierebbe niente, ma quando sei in quella fase, diciamo anche con gli ormoni, quindi una fase anche in cui metti in discussione te stesso, hai tanti dubbi, tante incertezze, è stato un momento, i primi 2 o 3 anni almeno, molto no. Ero molto depresso per queste cose, ci stavo male. Anche perché vedevo tutti i miei amici che facevano compagnia, che uscivano al pomeriggio, che uscivano alla sera, che facevano amicizia, facevano le festicciole, le classiche festicciole del liceo. Io invece no, perché comunque purtroppo si tende a fare questa cosa quando si è in una compagnia di persone dello stesso genere, quando si è a quell'età. O comunque si creano compagnie anche perché ci sono maschi e femmine. E purtroppo, non essendoci nessun maschio, a malapena si facevano cose fuori dalla scuola, quasi zero. Quindi un po' per questa cosa qua del nuoto, che avevo ogni singolo pomeriggio occupato. Arrivavo a casa la sera che ero occupato. Un po' perché a scuola non mi sono mai creato vere amicizie. Sì, dopo un po', gli ultimi anni, diciamo che erano amici, ma finita a scuola finiva lì. Infatti non è che io abbia questo grosso rapporto, anzi non ci vediamo mai praticamente, ogni tanto mi vedo con quelli del nuoto. E un po' perché io sono nato a Peschiera, come vi dicevo all'inizio, e Peschiera è un posto sul lago di Garda molto particolare perché ha pochi abitanti e allo stesso tempo, cioè, vive di turismo e quindi non si crea quella classica compagnia di paese,
o pochissime, ma più che altro vive di turisti. Quindi io, anche se sono nato qua e tutto qua, vado in giro ogni tanto, incontro qualcuno, li conosci, sono dei conoscenti, ma non sono amici. Quindi non ho mai creato nemmeno una compagnia qua. Questa combinazione di 3 cose ha fatto in modo tale che io non avessi una vera compagnia di amici che mi influenzasse. Quindi tutto quello che la gente vive di solito prima dei 20 anni, dei 18-19 anni, le feste, in cui io magari, dopo che mi ero fidanzato con la prima fidanzatina, iniziavo ad andare alle prime festicciole magari alla sera e non mi trovavo per niente a mio agio perché erano tutti amici suoi e io non mi trovavo per niente. Poi come nuotatore io non bevevo, non fumavo, non facevo niente e non mi sentivo neanche a mio agio in un ambiente del genere, quindi pensavo di essere strano. Non ho mai fatto amicizia con nessuno, non ho mai avuto queste grosse compagnie. Avevo un amico che abitava di fianco a me e più che altro passavo il tempo con lui, magari ogni tanto a vederci, uscire fuori a giocare a pallone in strada, giocare un po' al computer, ma niente di più. O con qualche amico del nuoto, con cui facevo magari qualche grigliata raramente per dei compleanni, oppure Zardi, il mio migliore amico di Mantova, che ogni tanto avete visto in qualche mio video, e ogni tanto uscire con la ragazza, magari il weekend, che diciamo ci sono stato per un po' di tempo. Poi sono arrivati i 19 anni, in cui è finito il liceo, è finito il periodo in cui stavo con la ragazza, perché ci siamo lasciati, è il momento in cui di solito si tende a iniziare l'università, ma non sapevo che università fare. Avevo preso la macchina, mi avevano regalato una macchina, diciamo regalato, l'ho presa da mia madre, e quindi la moto non la potevo più utilizzare perché comunque era una cosa inutile in più, quindi ho venduto la moto, che avevo una moto, un 125. In più era anche un periodo abbastanza nella mia famiglia per motivi di soldi, di salute, insomma sono successe varie cose. Per farvela in breve, a 19 anni mi sono ritrovato di colpo senza niente. E di lì, in quel periodo un po' giù, di depressione, di limbo, in cui non sapevo che cosa fare della mia vita, contate che il 99% della mia vita era basato su scuola, nuoto, moto, ragazza, e tutte queste cose non ci sono state più. Che cosa è successo? Ho avuto quel boomerang di esperienze che non ho vissuto prima. Quindi per un certo periodo di tempo, cosa ho fatto la prima cosa? Mi sono ritrovato senza niente, sono uscito la sera. Io non ero mai uscito la sera, non avevo mai visto un bar in vita mia, e quindi sono uscito la sera in questo famoso bar di Peschiera del Garda, il Momus, e ho iniziato a incontrare gente, che ovviamente, che gente vuoi incontrare al bar? Uno che non c'è mai stato incontra la gente sbagliata. Quindi ho iniziato a uscire con la gente sbagliata, che però ha fatto in modo tale che iniziasse il mio percorso di crescita. Perché? Perché il nuoto e tutte queste cose, la sofferenza del mollarsi, l'essere da solo e il tanto tempo passato in piscina a nuotare da solo, mi hanno formato comunque una certa disciplina, un certo livello di introspezione e di consapevolezza, perché passi tanto tempo a pensare e a bruciare calorie, e quindi diciamo che è stato sprecato un po' il tempo, ma allo stesso tempo mi sono un po' costruito. Nella mia caverna mi sono costruito per prepararmi. Tutte quelle esperienze che non ho fatto in passato, in quei pochi mesi le ho vissute. Quindi tante cavolate che ho fatto, tante brutte esperienze, tanta sofferenza. Fino a che un giorno ho incontrato questa ragazza che mi ha fatto veramente stare male. E non è una cosa da poco, perché fidatevi che per tante persone le delusioni amorose sono quelle che ti creano quella sofferenza tale che risveglia in te la vera crescita. E un giorno mi sono alzato e dopo aver fatto giorni in cui veramente mi alzavo alle 2 di pomeriggio perché andavo a letto alle 10 di mattina e non facevo niente, ho avuto un click, mi sono alzato e ho detto: ma cosa sto facendo nella mia vita? Devo prendere il controllo. E quindi ho iniziato a pensare: come posso migliorare? Io so che se voglio posso, quindi se volessi e se lo facessi. E quindi ho iniziato a informarmi e sono andato a comprarmi il mio primo libro di crescita personale, il mio primo libro di crescita finanziaria al momento, perché era la cosa che mi interessava. Ed era, mi sembra, Pensa e arricchisci te stesso, o Padre ricco, padre povero, non mi ricordo. E tant'è che ho iniziato a leggere queste cose. E ovviamente quando inizi a leggere queste cose ti gasi tantissimo, perché ti gasano, ed è stato un momento in realtà di rinascita. Quindi diciamo che da lì poi ho iniziato a cercare di avere obiettivi. Ho iniziato l'università, comunicazione, scienze della comunicazione a Verona. Ho iniziato a rimettermi a posto col fisico che avevo un po' perso dopo il nuoto, dopo aver smesso. Ho iniziato a rinascere. Ho avuto quel click e ho iniziato a sistemare tutta la mia routine, che è arrivato quel momento di motivazione in cui ho messo tutto a posto, ho iniziato a leggere tantissimo, a informarmi, a imparare ed essere assetato veramente nell'imparare. Poi ho iniziato il mio percorso nella moda. Una delle ragazze che ho incontrato mi ha portato nella moda e da lì è iniziato tutto il mio percorso anche di crescita esteriore. E a forza di apprendere cose sull'esterno, quindi su di me a livello di corpo, esterno, beauty, self-care, di routine, di cose a livello esteriore, successo, soldi, carriera, bellezza, moda, viaggi, eccetera, eccetera, dopo un po' mi sono accorto che non era tanto cioè ti accorgi che sono un po' gli stessi pattern, sempre gli stessi pattern, ma non andavo avanti. Mi sono accorto che volevo tanto, ma non era mai tutto.
Quindi cosa fai per volere tutto? Invece che guardare fuori, inizi a guardarti dentro. Quindi è iniziato il mio percorso sui social media, ho iniziato a documentare questo mio percorso che inizialmente era esteriore e poi pian piano, naturalmente, è cambiato a un percorso interiore, unito comunque a quello esteriore, ma soprattutto un percorso interiore. E ora eccomi qua. Ho iniziato il mio percorso interiore, ho iniziato poi tutto il mio percorso di yoga, meditazione e tutti i libri e tutto quello che sto facendo adesso, il journaling, tantissime cose, varie cose che ho provato, che sto testando tuttora e un continuo miglioramento per arrivare alla versione migliore di me e comunque di apertura mentale per arrivare ad essere sempre più consapevole. E almeno documentando questa cosa sui social media cerco di aiutare qualcuno, almeno una persona che mi sta ascoltando, ad aprirgli un po' la mente come sto facendo con me. Quindi è un po' un documentare il mio percorso, magari può aiutare qualcuno. Quindi per ora avevo anche tanti obiettivi quando ero partito con questa carriera nella moda, eccetera, e poi quando il mio percorso interiore ha fatto in modo tale che queste cose si sgretolassero e il vecchio me, con tante insicurezze, questo ego, questo castello di carta che si era creato, si è veramente andato a sbriciolare e mi sto ricostruendo pian piano con una nuova identità, meno filtri e più trasparenza e tuttora sto facendo un bel percorso per togliere tutti quegli angolini bui, lasciare e rimuovere sempre più cose invece che aggiungere ed è un percorso tosto, ma mi sto accorgendo che fino a poco fa pensavo che la mia infanzia fosse stata sprecata, quindi che ho buttato veramente via quei 20 anni perché ho fatto solo piscina e niente di più e invece mi sono accorto che probabilmente se non fosse stato per quello non so se sarei arrivato così presto a stare così male da svegliarmi fuori. Non sono ovviamente la persona più sveglia del mondo o comunque non posso dire di essere chissà chi, però sicuramente sto facendo del mio meglio e continuerò a farlo e sono molto grato anche del supporto che voi mi date. Quindi questa è un po' la mia storia, ragazzi, non c'è nessun percorso uguale all'altro, ognuno ha il proprio percorso e non si può paragonare. Quindi pensi magari di aver fatto un'infanzia un po' così, tutti hanno sofferto, tutti hanno avuto la loro mano, che può essere una mano migliore, una mano peggiore, ma l'importante è giocare e capire che alla fine si è qua per giocare, non tanto per vincere, perdere o altre cose. C'è solo alla fine dei conti l'esperienza che fai di questa vita e se delle esperienze che hai fatto ne trai beneficio oppure semplicemente continui a soffrirne. Ma anche se continui a soffrirne è una cosa necessaria per poi farti arrivare un giorno ad avere quel click. Grazie ragazzi, per qualsiasi cosa scrivetemi su Instagram o nei commenti, ci vediamo al prossimo video.